Cari follower, buongiorno. Buongiorno dalla Music Room One. Sì, perché questa volta siamo saliti nel salotto buono. Bravo Giulio. Esattamente, così da poter provare in un contesto adeguato, fondamentalmente con dei diffusori adeguati. Questi quattro bestioni. Questi quattro bestioni che, lo diciamo velocemente, sono due alimentatori in basso e un finale stereofonico e un preamplificatore della Musical Fidelity serie Nuvista, ultimissimi usciti, Appena usciti, diciamo, anteprima assoluta, e sono stati annunciati la settimana scorsa, Sì. quindi siamo stati molto bravi siamo ad stati molto averli. pronti ad averli. I nuvistori cosa sono, Giulio? I nuvistori sono i dispositivi attivi che la Musical Fidelity utilizza oramai da diversi anni, una sorta di passione che hanno avuto questi della Musical Fidelity. Solo per il top di gamma. Per il top di gamma sono delle microvalvoline, esatto, che mi pare di ricordare che inizialmente erano state progettate per metterli dentro ai microfoni, in virtù della loro dimensione estremamente compattezza, ridotta. poi per tutta una serie di fatti tecnici che poi vedremo. Che poi diremo. Ascolto molto interessante, faticoso, ve l'abbiamo fatto vedere nel primo short che abbiamo pubblicato, perché tirare su dentro questa casa, che insomma richiede per arrivarci parecchi piani di scale, ognuno di questi affari pesa 50 kg, è stato un certo impegno. È stato un certo impegno. È stato un certo impegno. A tra poco. A tra poco. Aspetta. Subscribe e campanella. A tra poco. Come sono belle queste casse. Sembrano un barbapapà, però. Molto, molto. Sembrano un po'. Allora, parliamo un po' di questi amplificatori, Sì. che poi dopo ve lo facciamo vedere. Nel frattempo si sono illuminati di blu, a segnalare il fatto che sono, come dire, sufficientemente caldi per poter funzionare Quindi al sono meglio. anche romantici. Allora, partono con un colore molto natalizio, si illuminano di rosso, poi c'è un arancione per segnalare che stanno lì per, e poi loro dicono 20 minuti, in realtà è mezz'ora, dopo una mezz'oretta si scaldano. Primo dato interessante, che è correlato a questa faccenda del cambio di luminosità. Noi, che non avevamo ancora letto il manuale per benino, li abbiamo cominciati ad ascoltare da subito. C'avevamo fretta. Dopo tutta quella fatica. Esatto, c'avevamo voglia di sentirli e devo dire siamo rimasti un pochino strano perplessi. Suono. Sì. In realtà questo finale, devono suonare quando i LED diventano blu, cioè quando si sono riscaldati, perché cambia completamente faccia. Sì, assolutamente. Ancora meglio lasciarli sempre accesi. Allora, io per far rodare il tutto da una settimana che ce li ho qui e sono stati praticamente sempre accesi e sempre suonando, e obiettivamente, come tutti i valvolari, ma su questi forse in particolar modo, la situazione è notevolmente migliorata. Tra l'altro, chi pensa che le valvole si consumino, allora volevo far presente che una valvola di preamplificazione, qualsiasi essa sia, almeno 20.000 ore dura, quindi se poi dividete 20.000 ore per le ore del giorno, probabilmente invecchiate. Queste dicono che durano 50.000 ore, quindi anche se li lasciano sempre accesi non succede niente. Assolutamente niente. A parte non essere green, ma questo è un altro discorso. Dal punto di vista, se vogliamo, operativo, al di là di una certa complicazione di cablaggio che poi vi mostriamo, ma è una complicazione a fin di bene, perché qui vige il principio divide e timpera, cioè le alimentazioni sono completamente compartimentate. Dal punto di vista operativo è assolutamente un normalissimo preamplificatore con un normalissimo finale. Anzi, questo è un preamplificatore, se vogliamo, di vecchia scuola, nel senso che non ha prefono e non ha DAC, quindi è ancora più semplice. Assolutamente. Non c'è niente. Non c'è niente. Niente di strano, nessun settaggio particolare, se non un più 6 dB sull'uscita, che qualora si utilizzassero delle sorgenti che escono particolarmente piano, cosa che francamente ora vecchie sì, magari di compatibilità, e insomma con il DAC playback che sta qui, questo problema obiettivamente non c'è stato. DAC playback che io ho collegato in bilanciato,
perché qui c'è una pletora di ingressi bilanciati e anche sbilanciati. Ma siccome la configurazione è totalmente bilanciata, ovviamente aveva senso va da utilizzare sé, va il da sé, bilanciato. esattamente. Due chiacchiere sui nuovi story? Ma sì. Allora, sono delle valvole vere e proprie come tutte le altre, semplicemente molto molto più compatte. Sono più affidabili, sono un dato molto interessante che che serviva molto all'epoca, parliamo degli anni 50, molto simili fra di loro, perché le valvole, quelle normali, hanno anche delle enormi differenze di parametri elettrici pur essendo la stessa valvola. Queste garantiscono una similitudine molto alta, sono molto più affidabili, sono molto più compatte, per cui a parte gli usi militari erano utilizzate dentro i microfoni. C'è un famoso microfono, non mi ricordo quale, che usavano i Beatles e che adesso vale decine di migliaia di euro, che contiene lo stesso nuvistore impiegato in queste elettroniche. Quindi peraltro, se non ricordo male, sicuramente le faceva General Electric i nuvistori, bravo. però credo anche che fossero ben pochi a realizzare questi nuvistori. Ben pochi, e poi tra l'altro in questo momento è un mercato di NOS, quindi New Old Stock, quindi queste qui anche. Infatti quando io ho letto per la prima volta le specifiche di queste elettroniche, ho detto ma chissà dove prendono i nuvistori, perché poi pensare di fare una produzione di questo tipo e quindi non solo prodotti ma anche accaparrarsi i ricambi, perché questo può succedere, significa avere in casa una quantità di prodotto molto alta con la garanzia di averlo sempre. Certo. Quindi, evidentemente io poi ho dato un'occhiata su eBay e ce ne sono tanti, tantissimi, quindi vuol dire che il mercato c'è ancora. Credo che queste siano General Electric americane, quindi questo mercato New Old Stock non è quello che attuale delle valvole normali che sono fatte in Cina o in Russia quando poi si potevano prendere. Sì. Perché adesso il mercato delle valvole è completamente saltato, chiuso, sepolto e saltato. E queste sono invece costruite in America. Dal punto di vista, diciamo, della estetica, come potete vedere, qui ci sono dei view meter. Sì. Questi view meter, poi dopo ve lo facciamo vedere nel dettaglio, sono simulati su un display, non OLED. Sono il view meter a lancetta, è un display OLED e quindi si può cambiare lo sfondo, si può cambiare la grafica, si possono anche togliere di mezzo. Come potete vedere, in questo momento ce li abbiamo entrambi. Però sì. se io faccio display, sì, posso cambiare la grafica e avere questa grafica a fondo bianco dove ho l'indicazione del volume e l'indicazione dell'ingresso selezionato XLR1. A me personalmente non piace avere il view meter sul preamplificatore, mi piace averlo sul finale, e motivo per il quale... c'ha più senso, diciamo. Sì, secondo me sì, motivo per il quale avevo scelto quell'altra. E io invece l'ho spippolato perché a me piace il view meter da entrambe le parti, e poi dopo, più avanti nella parte tecnica, parleremo, perché Giulio mi ha detto, dice, ma sai, questi view meter si muovono leggermente. Io gli ho spiegato che tecnicamente perché, ed è una cosa molto interessante che vedremo tra poco. Che dici? Sventriamo? Allora, qui adesso si pone una problematica. Dal momento che questi cosi pesano, come abbiamo detto, troppo per poterli portare nella sala smontaggio, noi qui faremo uno smontaggio, se vogliamo, un po' light, limitandoci a togliere il coperchio e a sbirciare all'interno. Ma faremo comunque un bel lavoro. Cercheremo di fare del nostro meglio. A dopo. Bene, cominciamo dal finale, va? Allora, il finale, questa è la sezione dei nuvistori, 8, perché il finale stereo, quindi 4 e 4. Vieni più vicino, Giulio, perché vorrei far vedere la spaventosa quantità di condensatori elettrolitici. Questo è l'ingresso che corrisponde con i cavi, quegli Speacon, che magari li tiriamo fuori, eccoli qua, sono questi. Sono quelli di potenza che trasportano la corrente più elevata, che serve proprio per alimentare le sezioni finali. Arrivano qua condensatori, banco di condensatori
elettrolitici da 4700, ce ne sono 2 e 2, ma ricordiamoci che poi ci sono anche nella Power Supply Unit, e poi c'è questo spaventoso banco di condensatori che sono collegati direttamente con il rail positivo e negativo e che servono proprio per dare corrente impulsiva immediata quando serve, e ce ne siamo accorti in sala d'ascolto. Interessantissimi sono i transistor utilizzati, che sono di ultimissima generazione. Facciamo vedere, Giulio, gli STD03N per il canale negativo e STD03P per il canale positivo. Sono dei transistor che non sono a 3 piedini, come infatti potete vedere, ma sono bensì a 5, ne viene utilizzato uno, e questi hanno anche un sensore termico interno e quindi riescono a essere perfettamente stabilizzati dal punto di vista della temperatura. I transistor sono 8, 4 sopra e 4 sotto, quindi qui è il P e sotto è l'N, qui è l'N e sotto il P. Queste sono delle induttanze molto belle, molto grosse, sezione nuvistori, come abbiamo visto, che ha la sua alimentazione. I nuvistori hanno un'alimentazione a parte che viene da qua, facciamo vedere qui, Giulio, eccola qua, è stabilizzata anch'essa attraverso questi due stabilizzatori, 2 e 2 completamente dual mono, che poi alimentano i nuvistori. Quindi dal punto di vista della costruzione, diciamo, lascio poi ai nostri follower un giudizio, ma io difficilmente ho visto una cosa così accurata. Il preamplificatore, vediamolo, è un preamplificatore simile dal punto di vista costruttivo per la sezione nuvistori. Possiamo infatti vedere, facciamo vedere quella del preamplificatore e quella del finale, sono esattamente identiche. Stessi nuvistori, stessa configurazione di alimentazione. Notare la configurazione totalmente dual mono, completamente dual mono. Vengono utilizzati anche qui incredibilmente per le sezioni di uscita dei transistor finali uguali a quelli del finale. Qui ce ne sono 2 e 2, qui ce ne sono 4 e 4. Facciamo vedere lì, Giulio. Eccoli qua, perfetto, con una configurazione anche di condensatori elettrolitici vicini, che sono questi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questi fanno alimentazioni separate con ovviamente stabilizzazioni separate, bobine, diciamo, simili alle altre, ma più piccole. Vediamo qua invece tutti gli ingressi, eccoli qua, con i relè di scambio. Quindi una realizzazione anche in questo caso davvero ricercata e accurata, con componenti tutti di altissimo livello. I condensatori ve li ho fatti vedere tante volte, i Lima Rossi, che sono i migliori che ci sono per l'utilizzo audio. Addirittura questi da 10 microfarad poliestere, ce ne sono 2, questi sono costosissimi e sono messi direttamente sui rail di alimentazione delle sezioni di uscita del preamplificatore. Allora, Giulio, vediamo cosa c'è dentro al PSU del finale e del preamplificatore. Cominciando dal finale, eccolo qua. Questi trasformatori toridali sono enormi, sono uno a canale, 056 volt, 10,6 ampere l'uno. Ponti raddrizzatori, aspettate che mi metto gli occhiali. Ponti raddrizzatori per le parti di potenza 1 e 1,2, ponti raddrizzatori per le parti a nuvistori, perché questo fa sia l'alimentazione della potenza che quella a nuvistori separata. Quindi queste sono le due sezioni di alimentazione per i nuvistori e queste qui sono le due sezioni di alimentazione per i finali. Questa parte qua, questo compreso, sono invece quelli che fanno i servizi, perché quando si mette la spina e si accende e la macchina va in stand by ha bisogno di una alimentazione a bassissimo assorbimento, che secondo la normativa europea deve essere meno di mezzo watt, e che serve per permettere alla macchina di accendersi quando tu premi il tasto power.
Veramente imbarazzante la grandezza di questi due, non perché ne abbia visti non ne abbia visti di più grandi, ma perché uno a canale, quindi sono 10 ampere da una parte e 10 ampere dall'altra, 20 ampere 56056, quindi davvero ragguardevole. Passiamo al preamplificatore, Giulio, dove la configurazione è esattamente la stessa, quindi due trasformatori toroidali sempre un pochino più piccoli, sezione di alimentazione per i nuvistori che sono queste, e sezioni di alimentazione. Vedete, i ponti raddrizzatori sono enormi, sono uguali a quelli del finale e fanno uno per ogni canale. Sezione di alimentazione per i nuvistori, sezione di alimentazione per la parte dei servizi e lo stesso identico circuito del power supply per il finale per quanto riguarda i servizi e quindi lo standby. Anche in questo caso rimango imbarazzato dalla opulenza e dal surdimensionamento di questo alimentatore. Ok? Alimentatore che peraltro aggiungerei, Sì. questo non lo trovi in un integrato di elevata potenza, uno solo. Un singolo, sì. Va bene, passiamo ad ascoltarli. A dopo. Caro Giulio, telecomando che se ti casca su un piede te lo buca. Completamente in alluminio. Abbassiamo un po'. Ecco qui. Abbassiamo un po'. Allora, qui stiamo facendo un ascolto attraverso l'ottimo Roon, esatto, con il playback MPD8 DAC che entra in bilanciato sul pre-nuvista. Esatto. Poi dal pre-nuvista dal finale ai diffusori. Che sono Vivid Kaya 90. Vivid Kaya 90, esattamente. Dunque, comincio io con qualche considerazione. Allora, la prima cosa che ve l'avevamo già accennata in apertura è che questo finale ha necessità assolutamente di essere rodato come Dio comanda e portato a temperatura per poter suonare in maniera attendibile. C'è una cosa che mi ha un po' colpito nell'ascolto, che è questa. Dunque, la manovra del volume va da 99 meno 99 a 0. Un ascolto dentro questo ambiente, che non è un ambiente particolarmente grande, con dei diffusori che sì, non sono efficientissimi, ma insomma non sono neanche terribili, e comincia dai meno 30, meno 25, quindi meno un volume 30. un po' sostenuto. Volume un po' sostenuto. Ma la cosa che mi ha colpito è che a meno 18, meno 16 è come se il sistema di amplificazione entrasse in coppia. Ora, è vero che con una musica da camera o roba di questo genere che ha un contenuto energetico più basso il problema non si pone, anche se magari poi hai un clavicembalo che strilla talmente tanto che è un po' innaturale. Quello che invece è stato appagante da una parte ma curioso dall'altra è con il jazz, con il rock, dove io ho fatto degli ascolti a volume, insomma, misurati qua dentro 91-92 dB, quindi come piace a me, come piace a te, veramente dire appaganti e dire poco. Quindi in quella condizione lì una gamma bassa, direi tellurica, e poi questi diffusori, insomma, con i loro 2 woofer per lato, 4 più 4, 8, insomma, te la fanno sentire, non si tirano certo indietro. Ma la cosa straordinaria è che queste botte di basso, o botte, io penso adesso alla cassa della batteria, arrivano con uno smorzamento incredibile, impressionante. Quindi una capacità di controllo di questo finale veramente impressionante. Contemporaneamente un dettaglio in gamma alta
sul quale non c'è null'altro da dire, veramente eccellente. Tra l'altro ci troviamo di fronte a macchine che costano circa 25.000 euro l'una, circa, adesso non mi ricordo esattamente il costo, ma siamo lì, quindi siamo sull'high-end assoluto. Quindi tristemente stiamo ragionando di 25x4 che, se non ricordo no, male... 25x2, 25, ok, 25 il pre col suo alimentatore e 25 circa il finale con il suo alimentatore, quindi stiamo sentendo 50.000 euro circa. Però questa cosa mi fa fare un ragionamento di natura commerciale, correggimi se sbaglio. Sì. Allora, Musical Fidelity è un marchio che nasce tanti anni fa, abbiamo detto. Nasce in un momento in cui, se vogliamo, l'high-end era al massimo del suo fulgore. Sì. Quindi c'era una fioritura di marchi importanti, c'era una fioritura di Mark Levinson, Krell, ma poi in Europa mi viene da pensare a Goldmund, insomma, il momento... assolutamente. Il momento d'oro. Però, attenzione, Musical Fidelity, nella sua impostazione originaria, non è mai stato un marchio, come posso dire, di quelli da lusso sfrenato, il marchio da nababbo. Voglio dire, Goldmund comunque era caratterizzato da prezzi fuori dalla grazia di Dio. Anche Cello, ti ricordi? Cello c'era quel preamplificatore di Audio Palette che costava una quantità di soldi. Quello progettato da buon Mark Levinson. Esattamente. Musical Fidelity, tutto sommato, per quanto costosi, ha in qualche maniera volato un po' più basso. Quindi se io lo debbo associare, vogliamo dire, a un marchio automobilistico, mi permetto questa... Sentiamo, sì. Mi viene da dire una ottima Volkswagen. Sì, però con qualche digressione, perché per esempio in particolare il finale è un po' il fratello ricco, si chiamava Typhoon, te lo ricordi? Era un finale della Musical Fidelity a 2 telai come questo, che però non aveva i nuovi story e costava però di meno. Di meno rispetto a questo, e però di più rispetto alla media dei prodotti Musical Fidelity, anche se quello che tu dici è perfettamente vero. Non ci dimentichiamo che il successo lo ha raggiunto con la 1, con la 100, certo. Quindi con macchine che erano originali perché erano piccoli integrati in classe A, ma che avevano un prezzo budget. C'è stato un nostro follower che, quando abbiamo pubblicato lo short, ha detto: Musical Fidelity ho avuto come preamplificatore The Preamp, esatto. Che ce l'ho avuto pure io, con il suo finale che si chiamava M100, P100, M100. Però forse quel follower lì, e magari se ci segue ce lo dica, è stato lui che, se non sbaglio, aveva The Preamp e il Typhoon come finale, okay. che era grosso, tipo questo. Comunque, tornando a questi, allora, stiamo parlando di una barcata di soldi, evidentemente, perché 50.000 euro sono tanti, però mi viene anche da dire, e perdonatemi, io avevo completamente travisato il prezzo. Io pensavo che stessimo parlando di 100.000 euro. No, se stiamo parlando sulla tacca di 50.000 euro, allora ne faccio proprio un discorso brutale, proprio al chilo, e non credo che ci sia nient'altro dove tu con 50.000 euro ti porti a casa 4 telai. No. Una realizzazione fatta in questa maniera, quindi accidenti, insomma, anche dal punto di vista commerciale una sua logica questa operazione ce l'ha. E poi ti dirò, tanti preamplificatori sono 2 telai, certo. Pochissimi finali sono 2 telai. Mi ricordo un Jeff Roland, per esempio, che adesso non è, o forse sì, quello grosso, il Model 90, mi pare, che è 2 telai con l'alimentazione separata, ma si contano forse sulle dita di una mano. Allora, quello che è un po' curioso dal mio punto di vista, e dico dal mio punto di vista perché forse ve ne siete accorti, nell'introduzione del video si vedevano in secondo piano, si vede in secondo piano la mia amplificazione LAM. Io ho un pre con 2 telai, cioè pre con l'alimentatore separato, e i 2 finali monofonici.
è una tipologia veramente inconsueta, il 4 telai con il finale stereofonico, quello fa abbastanza effetto, perché quando uno vede una cosa di questo genere, con così tante cose, pensa pre, alimentatore del pre e i due... E invece no. Invece comunque no. Giulio, secondo me sono delle macchine pazzesche, cioè un ascolto pazzesco, macchine pazzesche, sì, assolutamente. Ascolto pazzesco. Assolutamente. Ora, è anche vero che, insomma, ripeto, torniamo con i piedi per terra, 50.000 euro e una dimensione di questo genere, perché, porca miseria, è una cassapanca questa affare. Sì, è una cassapanca. È una cassapanca, quindi... Chi è che se lo mette in casa? Beh, il fortunato che ha a disposizione tanto il budget quanto lo spazio. Quanto lo spazio, sì. Quanto lo spazio. Però, ecco, secondo me la cosa interessante è proprio nell'ambito del rapporto qualità-prezzo in una fascia così elevata, una proposta di questo genere, secondo me, come si dice, va a fare a botte con apparecchi che costano sensibilmente di più. Tra l'altro ci dobbiamo anche parametrizzare ed equiparare a quel mercato, cioè al mercato delle macchine high-end. All'interno del mercato delle macchine high-end queste sono quasi, diciamo, un ottimo affare. No, queste sono quasi un ottimo affare. Assolutamente. Ecco. Assolutamente. E, insomma, secondo me questi sono degli apparecchi che, dato anche il loro livello costruttivo, io non mi stupirei di ritrovarli magari fra qualche anno ancora in giro, cioè non mi immagino che sia una meteorica apparizione a catalogo, ma secondo me sono degli apparecchi destinati a durare nel tempo. Sì, tra l'altro dobbiamo immaginare che Anthony Michelson, Deus Ex Machina di Musical Fidelity, non è più il padrone di Musical Fidelity perché è stata comprata la Project, e il livello di investimento della Project e il livello di commercializzazione, quindi di penetrazione commerciale, è completamente diverso. Certo. Quindi saranno sicuramente, sono delle macchine che hanno voluto cominciare a scrivere una storia un po', diciamo, diversa, e quindi magnificare quello che poi era il percorso, per cui questa è diciamo, la massima espressione del gruppo Project. Certo. Ecco, dove? Vorrei tornare, e poi concludiamo, su una considerazione relativa all'ascolto. La sensazione che io ho avuto, perché poi diventa un po' difficile dare un giudizio sulle macchine high-end, uno non può certamente immaginarsi di dire suona male, no, cioè nell'ambito dell'high-end stiamo ragionando di prodotti che suonano tutti inequivocabilmente molto bene, però sono, come posso dire, aspetti caratteriali, aspetti esatto. di, mi si passi il termine, interpretazione. Allora, l'accoppiata, il quartetto nuvista, vi ho già detto che in gamma bassa è estremamente energico, estremamente veloce, estremamente reattivo. Vi ho detto del dettaglio, vi ho detto della pulizia, della precisione. Dal punto di vista, come posso dire, dei colori, io uso questo termine che in qualche maniera evoca un po' l'immagine, evoca un po' il sapore della musica che state ascoltando. È una, come posso dire, quasi una sovraesposizione, se noi volessimo utilizzare un termine di tipo fotografico, cioè laddove la mia amplificazione ha una predilezione per il chiaroscuro, quindi per evidenziare con queste zone d'ombra e queste zone di luce i contrasti, i microcontrasti dinamici, qui è tutto molto più, come dire, portato all'attenzione. È un ascolto più moderno, se vogliamo. Il mio è un ascolto più vintage, che evoca un po' sapori di quei tipi di suono un po' scuri, anni 50, anni 60, sì. Che della non sono epoca. Della mia epoca, che non sono totalmente scuri, sono spot di luce, e per questo insomma io lì mi commuovo. Questo qui è un ascolto più moderno, è un ascolto, diciamo, in cui tutto è molto ben esposto, tutto è ben illuminato, non è freddo, ecco, quello che vorrei dirvi è: non è un ascolto freddo, non immaginatevi dei toni glaciali, però c'è tanta luce, c'è tanta immediatezza. Ripeto, è un tipo di suono
che non esiterei a definire moderno. Dal mio punto di vista, che sono molto rocchettaro, Giulio, sì, come tu sai, difficilmente ho sentito un'accoppiata che mi faceva divertire così tanto. Ecco, un senso del ritmo, la batteria è come se stai in mezzo alla batteria, sì, a suonare. Sì. Te la senti addosso, ti senti coinvolto all'interno del messaggio musicale. Questa è una cosa che mi fa venire i brividi, mi fa venire la pelle d'oca. Io qui, sentendo Genesis, sentendo Pink Floyd, ma sentendo anche un pianoforte, la parte più bassa del pianoforte ti entra dentro, ti entra nelle ossa, con una velocità e una capacità di seguire il segnale che mi hanno lasciato particolarmente colpito, perché lo ha detto Giulio, lo ribadisco io, sono 4 woofer a diffusore, e addomesticare 4 woofer a diffusore per un finale stereo non è una cosa semplice, e qui c'è una capacità di controllo mostruosa, cioè è quasi come se sentiste la pelle della batteria dal vivo, sì, e questa è una cosa che sinceramente io ho sentito veramente pochissime volte. Sì. Veramente pochissime volte. Quindi quello che dice Giulio è vero. Del resto in queste fasce di prezzo non c'è, come giustamente tu hai detto, quello buono e quello meno buono, c'è quello che vai a sentire e ti fa venire la pelle d'oca, quello che invece non ti piace ma non è la cosa più giusta per te. Non è la cosa più giusta per te, è esattamente questo. Tant'è che poi questo apriremo la vexata question più in un altro video, secondo me, che va fatto appositamente dedicato. E quando si dice la fedeltà, io ho smesso di crederci da anni, intanto perché ho avuto la fortuna di frequentare qualche studio di registrazione, rendendomi conto che anche la ripresa è interpretativa, quindi comunque già lì quando tu registri puoi addomesticare in un modo o in un altro il suono che stai registrando. Dentro le abitazioni tu stai ascoltando l'interpretazione dell'interpretazione dell'interpretazione, se parliamo di classica. Quindi voglio dire, il prodotto c'è, il prodotto va bene, devi trovare quello che si abbina al tuo gusto, al tuo ambiente, ai tuoi diffusori. Quando qualcuno mi chiede ma secondo te questi diffusori con questo amplificatore vanno bene? Sì, sulla carta ti posso dire che vanno probabilmente bene. C'è una domanda di un follower adesso che ci ha chiesto, sì, questi diffusori con questo amplificatore vanno bene, ma sicuramente suonano, sicuramente non scoppiano, sicuramente faranno il mestiere loro. Ma poi c'è un punto interrogativo enorme, gigante, e probabilmente quello che io posso pensare che è un buon suono magari per te è un suono così e così, certo, e per quell'ascoltatore che ci ha fatto la domanda è un suono insoddisfacente. Sì. Quindi giudicate con le vostre orecchie. Ok, l'unica cosa è chiunque viene qui a sentire sicuramente rimarrà colpito, poi se la sua tazza di tè o no, questo è un'altra storia. È un altro. Allora, subscribe, campanella, aiutateci a crescere, vi salutiamo. Grazie. Grazie.